Ciao a tutti ragazzi e come al solito bentornati sul canale. Oggi si gioca una partita importante fra un'oretta che è quella tra Sassuolo e Juventus, gara che secondo me non dobbiamo fare l'errore di prendere sotto gamba perché la squadra di Grosso ha messo in difficoltà più di qualche squadra, anche le grandi, e comunque ha dimostrato di voler giocarsi la partita. Non è una di quelle squadre della parte destra della classifica che comunque si difende a blocco basso e crea quel tipo di situazioni dove a volte sbloccarla è difficile. Comunque cerca di giocarsela a viso aperto e quindi magari ci saranno anche delle opportunità. Comunque prima di dire quella che potrebbe essere la probabile formazione che schiererà in campo Spalletti, anche viste le assenze importanti di Conceição e di Kelly, volevo darvi qualche informazione per quanto riguarda il mercato, perché chiaramente sta succedendo un po' di tutto. Adesso è un po' il periodo dell'anno che a me piace meno, visto che sia questa finestra che quella estiva ci portano tante informazioni di cui la maggior parte comunque sono semplicemente delle voci di corridoio, altre sono un po', non voglio dire inventate perché quello sarebbe abbastanza rispettoso, però sono un po' congetture più che altro, e sinceramente secondo me è importante invece mantenere i piedi per terra e dire le cose quando si sanno, anche perché anche gli esperti di mercato in realtà, ripeto, con tutto il rispetto, mandano fuori delle notizie che sono più che altro anche solo dei piccoli sondaggi, eccetera, eccetera. Comunque, prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, vi ricordo che è completamente gratuito, ma ragazzi soprattutto mi raccomando lasciate un commento o un mi piace perché mi aiuta a spingere il canale e a far vedere questi contenuti a sempre più juventini. Allora, per quanto riguarda il mercato, ragazzi, io cercherò di essere onesto con voi e quando ho tempo, visto che alla fine questo non è il mio mestiere ma è un hobby, vi porterò delle informazioni, soprattutto quando avremo delle notizie che sono abbastanza, insomma, provate, testate, e quando alla fine ci sono anche delle conferme per quanto riguarda la Juventus. Io capisco, ci mancherebbe anche che chi fa questo di mestiere debba portare sempre contenuti, e vi assicuro che è un lavoro che, per quanto sembri magari dall'esterno abbastanza semplice e a volte che si ripetono sempre le stesse cose, in realtà è abbastanza complesso e portare contenuti tutti i giorni non è così facile come sembra, quindi capisco perfettamente che ci sia a volte anche la tendenza di portare dei contenuti quando sono più congetture per quanto riguarda il calciomercato che notizie reali. Comunque, prima di parlare di calciomercato, la formazione oggi dovrebbe essere questa, con Di Gregorio tra i pali, a sinistra con Miners, in mezzo Bremer, a destra per quanto riguarda la difesa Kalulu, poi dovremmo avere sulla sinistra Cambiasso, Thuram, Locatelli, a destra McKennie, e davanti dietro la punta l'unico vero ballottaggio che dovrebbe essere Jonathan David, invece che Openda, ci dovrebbero essere Kennedy Diz e Miretti, vista l'assenza di Conceição, e sappiamo che comunque Zagrova non ha i 90 minuti nelle gambe. Comunque, ripeto, partita da non prendere sotto gamba, ci risentiremo per quanto riguarda Sassuolo-Juventus nel post partita, però appunto per quanto riguarda il mercato, ragazzi, volevo semplicemente condividere con voi quella che è la mia opinione e soprattutto sapere cosa ne pensate. Allora, per quanto riguarda quello che interessa la Juventus in questo momento, dove ci troviamo, sì, non siamo più quarti perché comunque la Roma ha vinto e poi c'è stata anche la vittoria del Como, ma in realtà se portiamo a casa oggi 3 punti ritorniamo al quarto posto. Certo, il Como è una partita in meno, però abbiamo lo scontro diretto di vantaggio contro la Roma, quindi andremo a pari punti, ma avremo quel vantaggio. Allora, la Juventus deve preoccuparsi soprattutto di quelle dietro più di quelle davanti. Quelle davanti devono essere uno stimolo. Però, onestamente, in questo momento, secondo me, Napoli, Inter e Milan hanno una marcia in più. Il Milan, anche se molti dicono che la vedono un po' la possibile, diciamo, terza incomoda per quanto riguarda il campionato, che dovrebbe essere una lotta a 2 tra Napoli e Inter, ecco, io la mia opinione personale, a me Allegri come gioco non piace, secondo me al Milan ancora una volta sta dimostrando di essere un allenatore molto limitato, ma questa è un'opinione personale, come pensavo nell'Allegri 2 la Juventus, e insomma una squadra che non fa le coppe, certo sì, ha la bravura di portare a casa tanti risultati per 1-0, però ci ricordiamo bene in uno degli ultimi anni di Allegri, in Allegri bis, come poi alla fine basti un secondo per perdere un paio di partite, visto che 1-0 è un risultato abbastanza precario, e poi andare a fare un girone di ritorno disastroso come ha fatto alla Juventus. Non glielo auguro chiaramente, però ripeto, Allegri secondo me è in una situazione dove non credo che possa portare a casa il tricolore.
Stessa cosa non si può dire per il Napoli e l'Inter. Allora, l'Inter secondo me gioca il miglior calcio d'Italia, questa è la mia opinione personale, e comunque sta dimostrando anche con l'arrivo di Chivu, nonostante qualche partita di troppo forse persa qua e là, che alla fine non ha perso il gioco, anzi l'ha migliorato e comunque ha sicurezza dei propri mezzi, ed è una squadra che se veramente trova secondo me il ritmo giusto, cosa succede? Beh, può vincere contro chiunque. Il Napoli invece mi ha impressionato nelle ultime uscite perché onestamente dopo le varie perdite e gli infortuni di cui insomma abbiamo sofferto noi Juventus l'anno scorso, quest'anno è toccato al Napoli, però insomma un centrocampo che è stato decimato, un attacco dove comunque Luka non ha funzionato e Lukaku non ha mai iniziato il campionato, beh mi sembra che invece con il cambio di filosofia dove Conte finalmente ha deciso di schierare a metà campo insomma degli esterni non difensivi ma esterni che in realtà vanno a attaccare, quindi sta proponendo un gioco molto più offensivo e mi sembra che nelle ultime settimane il Napoli sia cresciuto in maniera esponenziale e abbia trovato anche una nuova diciamo dimensione dopo quelli che sono stati gli infortuni. Comunque, arriviamo a quello che volevo dirvi, che era il mercato. Ora, su questo canale io cercherò di parlare, ripeto, il meno possibile, però in questa situazione ci tenevo a dire una cosa importante. La Juventus in questo momento non può fare l'errore di andare a impostare un mercato di riparazione, perché quello è il mercato di gennaio, semplicemente per riempire dei buchi e non pensare a lungo termine. Allora, il riempimento dei buchi potrebbe funzionare solo se ci fossero dei contratti di 6 mesi a termine dove comunque non ci sono obblighi di nessun tipo. Qualsiasi altra decisione, visto che la Juventus non ha in questo momento dal punto di vista economico la forza per poter fare acquisti importanti, che sappiamo già a gennaio costare insomma molto di più di quello che dovrebbero, beh a questo punto secondo me sarebbe meglio, visto che ci troviamo in una situazione di classifica al quarto posto con 2 punte che non segnano, io mi chiedo continuerà così tutto l'anno? Cosa succede se queste 2 punte in realtà iniziano a segnare? Perché a me di sentire parlare di un possibile interessamento su Sorloth dell'Atletico Madrid, giocatore che insomma ha delle caratteristiche diverse, perché parliamoci chiaro, Openda e David sono 2 giocatori abbastanza leggerini con caratteristiche fisiche simili dal punto di vista della struttura, chiaramente David è un po' più diciamo piantato per terra mentre Openda molto più dinamico, però a noi manca un numero 9, qualcuno che abbia la fisicità là davanti, lo vedete ogni cross che arriva in mezzo all'area o ci va McKennie o non ci va nessuno. Però quello che volevo arrivare a dire è il fatto che ci troviamo comunque al quarto posto con 2-3 giocatori che non stanno girando proprio come devono là davanti, però credo anche che prima o poi la situazione cambierà. Non credo che David farà 20 gol, però mi aspetto che sicuramente non finisca l'anno con 4 reti. Poi c'è da dire che i veri bisogni in questo momento non sono necessariamente là davanti, i veri bisogni sono più nella zona nevralgica del campo, in mediana, dove da anni dimostriamo di non avere quella qualità che può portare una squadra come la Juventus ad arrivare a livelli importanti e a riprendersi un po' quello che dovrebbe essere il suo posto, cioè lottare per lo scudetto. In questo momento credo che un centrocampista e comunque qualcuno sulla fascia di destra, soprattutto perché McKennie comunque rimane un adattato in quella zona nonostante stia dimostrando di poter giocare un po' dappertutto anche quest'anno ed è stato comunque uno dei migliori, beh credo che quelle siano le zone un po' da diciamo sulle quali prestare attenzione in questa finestra di mercato. Però la Juventus per ricostruire nel futuro ha bisogno di pochi giocatori e di qualità. Nel passato la Juventus ha sempre fatto così e non sto parlando di andare sempre a pagare cartellini stratosferici in Premier League, però si comprava da quei campionati di alto livello non gli scarti, si comprava giocatori perché si avevano le possibilità e perché comunque in Italia si giocava un calcio di un certo livello e comunque gli stipendi erano anche più competitivi. Adesso chiaramente a mani basse la Premier è quella dove tutti vogliono andare, ci può stare, però la Juventus deve fare meno acquisti, ma acquisti che abbiano una qualità superiore per alzare il livello medio della squadra, perché in questo momento il livello medio è abbastanza basso. Togli forse un paio di calciatori che comunque secondo me potrebbero starci anche nella Juventus del futuro, uno di quelli chiaramente è Canali Diz, beh per il resto ragazzi abbiamo un po' di carenze in tante zone del campo e pensare che comunque calciatori come Kelly che l'anno scorso erano stati un po' bistrattati perché comunque non facevano prestazioni di livello, poi sono cresciuti verso il finale di stagione dell'anno scorso e quest'anno in realtà Kelly penso che sia uno dei migliori della Juventus, se no forse il migliore con a spazi il Diz e Weston McKennie. Quindi
Per questo vi voglio dire, secondo me è importante che la Juventus vada a vedere se ci può essere l'interesse di fare operazioni low cost per un 6 mesi fino a fine campionato, se queste operazioni possono in realtà aiutare la squadra a crescere in questo momento. Altrimenti acquisti come quelli fatti in passato di Alcaraz o di Thiago Jalot, questi non portano a nulla, anzi vanno secondo me invece a rimpompare ancora di più una panchina dove, parliamoci chiaro, alcune scelte sono state fatte sbagliate, perché se Azic non è all'altezza, come penso io, Azic quest'estate doveva essere dato in prestito. Se comunque Miretti è stato tenuto, nonostante l'infortunio a inizio stagione, per non giocare mai, beh, a questo punto o lo mandi in prestito di nuovo o lo cedi, quantomeno fai cassa, visto che Miretti è uno dei tuoi. Io non sto dicendo che devi cederlo, dico che se lo tieni lo fai giocare e ci investi, altrimenti per non fargli mai vedere il campo penso che serva poco. Così potremmo continuare. Abbiamo tenuto Kostic, che in realtà nell'ultima prestazione è stato comunque uno dei migliori, però per dire che alla fine se fai delle scelte ci devi credere, cioè ormai con i 5 cambi devi avere 5 cambi, 6, 7 in panchina che possono comunque quantomeno darti delle opzioni. Azic non mi dà un'opzione, Azic secondo me non è un calciatore all'altezza della Juventus. Allora concludo dicendo che spero per l'appunto che la società stia insomma con le antenne dritte, come si può dire, per alcune possibilità di mercato, ma visto che non c'è in questo momento l'opportunità economica da parte della Juventus di fare acquisti di un certo livello, e in estate ci sarà tanto da fare perché Vlahovic inevitabilmente andrà via, poi bisognerà anche fare delle scelte su quelli che sono poi David Openda, in base a come saranno andati quest'anno. Kopp secondo me è un giocatore da cedere in estate, perché alla fine sì, non si può fare minusvalenza, però un calciatore così a noi in questo momento non serve, ci serve più qualità. Quindi visto che le scelte saranno tante e tanti comunque arriveranno alla fine del contratto, beh, insomma, spero che in questa finestra di mercato invernale non si vada a creare dei problemi più che risolverli, perché quello che ci serve è sicuramente, soprattutto nel futuro, un difensore di livello, uno o due centrocampisti di grande qualità, un esterno, parlo di difesa, e poi là davanti alla fine, se le scelte sono state sbagliate, quantomeno ci sono dei giocatori che magari, visto che comunque David è nostro ed è arrivato a parametro zero, si potranno piazzare, magari creando anche delle piccole plusvalenze. Allora ragazzi, ditemi la vostra opinione, sono curioso di sapere cosa ne pensiate di questo calciomercato e se magari in realtà la Juventus dovrebbe andare a prendere alcuni di questi nomi come Federico Chiesa, eccetera, eccetera, di cui si parla in questi giorni. Fatemelo sapere, noi ci vediamo dopo la partita per il post partita. Come sempre, Forza Juventus, oggi partita importantissima, quindi mi raccomando, ci vediamo dopo. Un abbraccio.